Ciao a tutti. Il narcisista è un abile costruttore di maschere. La sua intera esistenza è dedicata a coltivare un'immagine grandiosa, perfetta, invincibile, che lo protegge dalle sue più profonde insicurezze e paure. Tuttavia, c'è un momento in cui questa immagine si frantuma, quando le crepe iniziano a farsi strada attraverso l'armatura che ha costruito con tanta cura. Questo è il momento in cui il narcisista si frantuma, un'esperienza devastante che lo costringe a confrontarsi con la realtà della sua esistenza, spogliandolo di tutte le illusioni che lo hanno sostenuto fino a quel punto. La frantumazione del narcisista è un processo doloroso e spesso inevitabile. Non accade all'improvviso, ma è il risultato di un accumulo di fallimenti, rifiuti e momenti di disillusione che si sommano nel tempo, fino a raggiungere un punto di rottura. È in questo momento che il narcisista deve affrontare la sua più grande paura, quella di non essere speciale, di essere in fondo vulnerabile, fallibile e umano come tutti gli altri. Ma cosa succede realmente quando il narcisista si frantuma? La frantumazione del narcisista inizia con il crollo della sua immagine idealizzata. Per tutta la vita ha investito ogni sforzo per creare un'immagine di se stesso come qualcuno di straordinario, di superiore agli altri, meritevole di ammirazione e di invidia. Questo bisogno di sentirsi speciale è la forza motrice dietro gran parte del suo comportamento manipolativo e la ragione per cui cerca costantemente la validazione esterna. Tuttavia, quando la realtà entra in contrasto con questa immagine idealizzata, quando il narcisista si scontra con i propri limiti e i propri fallimenti, la facciata inizia a incrinarsi. Questa rottura può essere innescata da una serie di fattori: un fallimento professionale, la perdita di una relazione importante, il rifiuto da parte di qualcuno che riteneva fondamentale per la sua autostima, oppure semplicemente il progressivo isolamento che deriva dal suo comportamento manipolativo. In questi momenti il narcisista si rende conto che l'immagine che ha costruito non è reale, che la sua grandiosità è solo un'illusione. Questa consapevolezza può essere devastante, poiché mette a nudo il suo più grande segreto, il senso di vuoto e di inadeguatezza che ha cercato di nascondere per tutta la vita. Quando il narcisista si frantuma, ciò che emerge è il vuoto interiore che ha sempre cercato di riempire con l'attenzione, con l'ammirazione e con l'approvazione degli altri. Tale vuoto è l'essenza stessa della sua sofferenza, la ragione per cui ha bisogno di sentirsi costantemente al centro dell'attenzione. La frantumazione lo costringe a confrontarsi con questo vuoto, a guardare dentro di sé e a vedere tutto ciò che ha evitato per così tanto tempo: la solitudine, la paura e l'incertezza. Questo confronto con il vuoto interiore è estremamente doloroso, poiché significa abbandonare tutte le illusioni che gli hanno permesso di sentirsi speciale e invincibile. È come se tutte le difese che aveva costruito per proteggersi dalle sue paure si dissolvessero, lasciandolo nudo e vulnerabile di fronte alla realtà. È un momento di estrema fragilità in cui il narcisista deve fare i conti con la verità della sua esistenza, una verità che è sempre stata lì, nascosta dietro la maschera della grandiosità. Uno degli aspetti più spaventosi della frantumazione per il narcisista è la perdita del controllo. Ha trascorso gran parte della sua vita a manipolare gli altri, a creare situazioni che lo facessero sentire al comando, in grado di determinare il corso degli eventi. Ma quando si frantuma perde questa capacità di controllo. Le persone smettono di reagire alle sue manipolazioni, le situazioni sfuggono al suo dominio e la sua vita diventa improvvisamente imprevedibile e caotica. Questa perdita di controllo è particolarmente devastante perché mette in evidenza l'impotenza del narcisista di fronte alla realtà. Non può più usare le sue tattiche per nascondere la sua vulnerabilità o per ottenere ciò che desidera. Deve affrontare la verità che non ha mai voluto accettare, ovvero che non è invincibile, che non è sempre al comando e che anche lui è soggetto agli alti e bassi della vita, come chiunque altro. Un altro aspetto della frantumazione del narcisista è l'esperienza della solitudine profonda e dell'isolamento.
Molti narcisisti hanno trascorso la loro vita costruendo relazioni superficiali basate sul bisogno di essere adorati e ammirati. Quando queste relazioni si dissolvono, perché le persone si stancano della loro manipolazione o perché il narcisista stesso le allontana, si trovano improvvisamente soli. Questa solitudine è diversa da qualsiasi altra forma di isolamento che abbiano mai sperimentato. È una solitudine esistenziale, una sensazione di essere completamente separati dagli altri, senza la possibilità di trovare conforto o connessione. È in questo momento che il narcisista si rende conto che nonostante tutti i suoi sforzi per essere al centro dell'attenzione, in realtà non ha mai costruito legami autentici. Questo è un momento di estrema vulnerabilità in cui il narcisista deve fare i conti con il fatto che la sua vita, così ricca di illusioni e manipolazioni, è in realtà vuota e priva di vero amore o affetto. Quando il narcisista si frantuma, si trova di fronte a un bivio. Può scegliere di affrontare la sua realtà, di riconoscere le sue vulnerabilità e di iniziare un percorso di cambiamento. Oppure può rifiutare la realtà e sprofondare ulteriormente nella negazione e nell'autodistruzione. Questo momento è cruciale poiché rappresenta un'opportunità unica per il narcisista di iniziare un percorso di crescita personale, di abbandonare le vecchie abitudini e di costruire una nuova identità basata sulla verità e l'autenticità. Tuttavia, il cambiamento è difficile e spaventoso. Significa abbandonare tutto ciò che ha sempre conosciuto, affrontare le proprie paure e insicurezze e imparare a vivere senza le illusioni che gli hanno fornito un senso di sicurezza per così tanto tempo. Non tutti i narcisisti sono in grado di affrontare questo processo e molti preferiscono rifugiarsi nuovamente nelle loro illusioni, cercando disperatamente di ricostruire la maschera che si è frantumata. Se il narcisista sceglie di affrontare la sua frantumazione, può intraprendere un percorso di ricostruzione. Questo processo richiede tempo, pazienza e un profondo lavoro su di sé. Deve imparare ad accettare la propria vulnerabilità, a riconoscere i propri limiti e a sviluppare un senso di sé basato sull'autenticità piuttosto che sulla manipolazione. Questa trasformazione non è facile e richiede l'aiuto di professionisti, il supporto di persone autentiche e una volontà sincera di cambiare. La ricostruzione offre al narcisista la possibilità di scoprire chi è veramente, al di là delle maschere e delle illusioni. È un percorso che può portare a una maggiore consapevolezza di sé, a relazioni più genuine e a una vita più ricca e significativa. In sintesi, quando il narcisista si frantuma è come se la sua intera esistenza venisse messa in discussione. È un momento di forte dolore, sofferenza e vulnerabilità, ma anche di incredibile potenzialità. È l'occasione per abbandonare le illusioni che hanno dominato la sua vita e abbracciare la verità di chi è realmente. Non tutti i narcisisti scelgono di cogliere questa opportunità, ma per quelli che lo fanno, la frantumazione rappresenta il primo passo verso una vita più autentica, una vita in cui possono finalmente essere se stessi, senza bisogno di nascondersi dietro una maschera. La frantumazione quindi è sia una fine che un inizio. È la fine dell'illusione, della manipolazione, della paura e l'inizio di un percorso di scoperta, di crescita e di trasformazione. Per il narcisista che ha il coraggio di affrontare questa realtà è l'opportunità di rinascere, di trovare un nuovo modo di vivere e di sperimentare la libertà che deriva dall'essere finalmente se stesso. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.